Artusi scrive: non si vive di solo pane, è vero, ci vuole anche il companatico. Per questo abbiamo deciso di farvi fare un viaggio gastronomico tra i pani e i dolci della nostra regione Emilia-Romagna, in particolare la coppia Ferrarese IGP, chiamata così per la sua forma immediatamente riconoscibile, sinonimo dell'abilità manuale dell'artigianato regionale, e poi la piadina romagnola IGP, pane, cibo di sostentamento che da Ravenna a Rimini diventa sempre più sottile e sempre più larga, pronta ad accogliere il companatico ricco e saporito della nostra terra. Se parliamo dell'arte bianca regionale non possiamo non citare il pan pepato di Ferrara IGP, unico dolce regionale ad avere l'indicazione geografica protetta. Andiamo a vedere come si fa. Oggi vi farò vedere come possiamo valorizzare al meglio e come utilizzare in cucina alcuni pani della nostra Emilia-Romagna. Mi riferisco alla coppia Ferrarese IGP e alla piadina romagnola IGP, che abbiamo deciso di accompagnare con la mortadella Bologna IGP, prodotto tipico nella merenda emiliano-romagnola. Prendiamo la piadina romagnola IGP e la andiamo a coppare, a tagliare in piccoli dischetti, in questa maniera. Successivamente la andremo a scaldare e la andremo a cuocere in una padella che precedentemente avevamo messo a riscaldare. Chiaramente la piadina che abbiamo utilizzato non l'andremo a buttare, la possiamo tranquillamente fare seccare e grattugiare e da utilizzare in qualche farcia, in qualche ripieno, è molto buona. Un'idea sfiziosa è quella di formare con questi dischetti una piccola lasagna di piadina e mortadella, intervallandola in questa maniera. Mettendo i nostri dischetti di piada calda, la mortadella IGP Bologna, e in chiusura di nuovo la nostra piadina. Ecco qui. Un'altra idea per la merenda è sicuramente quella di riproporre il pane e mortadella. Oggi lo riproponiamo con la coppia ferrarese IGP, in questa maniera. Andremo a tagliarla a metà, successivamente la ritagliamo ed andiamo ad avvolgere la nostra coppia ferrarese con la mortadella a mo' di grissino, in questa maniera. Ecco qua. Pane rude dei romagnoli, diceva il Pascoli, per definire il cibo per antonomasia di questa terra. Per secoli cibo di sostentamento che si preparava in campagna tra un'infornata e un'altra di pane per i passanti che facevano visita in casa. Oggi invece street food emiliano-romagnolo dei più apprezzati e anche dei più imitati. Anche per questo è stato fondamentale tutelare la ricetta e la capacità dei produttori di piadine con la certificazione IGP. Un altro pane molto interessante di cui parlare è proprio la coppia ferrarese, conosciuta per la sua inconfondibile forma, simbolo della panificazione e dell'arte domestica, come ricorda Corrado Govoni, poeta ferrarese, dicendo: orgoglio di noi ferraresi, dono dell'aria, dell'acqua, dell'uomo, offerta generosa di Ferrara al mondo. Un altro omaggio alla città di Ferrara è dato dal pan pepato, dolce tipico delle feste natalizie, coccola per il palato, per piccoli e grandi, durante i momenti di convivialità, dal profumo intenso dovuto alle spezie e al cioccolato di cui è fatto.
Che sia pane o che sia un dolce, l'arte della panificazione e della pasticceria di questa regione merita un occhio di riguardo e anche per questo motivo il riconoscimento come prodotti IGP ha permesso di fissare nero su bianco le ricette e quindi la cultura dei nostri territori. Un altro prodotto che vi mostriamo è il pan pepato di Ferrara IGP. Abbiamo scelto di preparare una crema speziata agli agrumi che ben ricorda il profumo di questo dolce del Natale ferrarese. Andiamo ora a preparare la crema. Metteremo a bollire 500 g di latte. Nel frattempo lavoreremo in una capiente ciotola 5 tuorli d'uovo e 150 g di zucchero. Lavoriamo i nostri tuorli con lo zucchero ed andiamo ad aggiungere della scorza grattugiata di arancio. Dopo che abbiamo lavorato i nostri tuorli, il latte è bollente, lo andiamo a versare sul nostro composto. Mescoliamo bene e riportiamo in cottura cuociamo questa crema a fuoco dolce fino al raggiungimento della temperatura di 80 gradi circa. La nostra crema ha raggiunto la temperatura, è densa e l'andremo a mettere in frigorifero per farla raffreddare per almeno 2 ore. Salsa è pronta e ben fredda, andiamo a impiattare la nostra crema inglese e il pan pepato. Tra i piatti presentati oggi abbiamo scelto l'abbinamento con la coppia ferrarese IGP e la mortadella di Bologna IGP. Per l'abbinamento non potevamo che scegliere il pignoletto, il principe dei colli bolognesi, abbinamento anche di territorio, perché la mortadella chiamata la Bologna si sposa benissimo con appunto il principe delle colline del bolognese. E in realtà il pignoletto è il vino, perché il vitigno da cui deriva è Grechetto Gentile. Zona di produzione classico, sono le colline del bolognese, ma la sua produzione si espande fino al modenese ed arriva anche in provincia di Ravenna. L'abbiamo abbinato a questo piatto invece dal punto di vista gustativo perché la sua bollicina, perché in questo caso stiamo abbinando la tipologia spumante, va a pulirci benissimo il palato dalla grassezza data dalla mortadella e i suoi grandi aromi vanno a sposarsi in maniera magnifica con gli aromi della mortadella stessa. Questo vino lo troviamo anche nella versione frizzante e nella versione tranquilla, nella versione ferma. Ha un carattere gioioso e piacevole come poi tutti gli abitanti di Bologna. Con la coppia ferrarese IGP, la piadina romagnole IGP servite con la mortadella Bologna IGP, si è davvero fatto un tributo alla golosità e alla pienezza di gusto della regione Emilia-Romagna. Tutto il mondo invidia questa merenda che ha a tutti gli effetti il sapore delle nostre terre. Per i più golosi e amanti dei dolci, la merenda può prevedere il classico dolce natalizio fatto di cioccolato, frutta secca e spezie che abbiamo proposto in accompagnamento a una salsa, ma che in realtà è già perfetto così nella sua unicità. Venire in Emilia-Romagna significa anche conoscere questi prodotti, frutto della creatività e dello spirito dei suoi abitanti.